Ciao, benvenuto. Oggi in questo video andiamo a realizzare insieme un punto luce con un po' di canalina su un impianto esistente, un impianto vecchio, ok? C'è un po' di spiegazione, andiamola a vedere. Questa canalina è adesiva, poi gli metteremo due viti con due tasselli per tenerla più ferma e sicura. Se lavorate bene non servono, almeno io personalmente non uso le curve. L'importante è di farla più precisa possibile, anche se poi andremo a stuccare con un po' di silicone. A usare i raccordi siamo bravi tutti, sì. Anche se la terra non c'è in tutto l'impianto, la parte nuova noi la passiamo. Quando faranno l'adeguamento questa parte sarà già a posto. Qui ho fatto un po' di scassetto dietro la lampada così non mi rompe i fili. Ecco, vedete? Ora la possiamo chiudere. Ormai ho manualità con la forbice, riesco a fare, potete usare anche benissimo una lama di seghetto, un po' di buone maniere. Prima rifilo la canalina, prendo la misura, taglio,
vedete, ci fa un po' di bordatura così mi passano meglio i fili. Vediamo la pari. Ora, senza tagliare i fili, sempre un po' di garbo, se no vi potete aiutare con un martellino di gomma tipo quello delle mattonelle. Un po' di scassetto per far passare i fili dietro. Vedete? Così è sufficiente. Apriamo un altro po'. Allora, qui il problema è che il filo è corto. Allora si può fare in questo modo per prendere il neutro, ok? Mettiamo un mammut che ci permette di andare un po' più a fondo. Essendo il filo corto è un po' più noioso. L'arte dell'arrangiarsi. La terra la isolo, così se dovessi andare a toccare un filo non mi porta corrente sulla massa della lampada. Distanza giusta dei fili è questa. Quindi il nostro punto luce nuovo è fatto così. È il primo. Ora questo è la luce del bagno. E la mettiamo sulla destra, abbiamo detto. Il filo che dava corrente al bagno, cioè all'interruttore del bagno, darà corrente anche alla nostra il nostro nuovo punto luce, ok? Li metto insieme perché sotto il mozzetto sono troppo fine di sezione, c'era un 0,8, nemmeno un millimetro, 0,8. Prima usavano queste sezioni anni 70, 80. Ora attacchiamo il nostro deviatore col centrale
doppi, così attaccano meglio sotto il morsetto. Provo che siano avvitati bene, sempre un filo alla volta, non sbagliate. Vedete? Doppiamo la sezione sotto il morsetto, così tiene un po' meglio. Proviamo a chiudere. Per essere sicuri i fili si devono sempre muovere. Se sono bloccati, allora bisogna allargare un po' di più il foro di ingresso qui dove appoggio il cacciavite. Prima di chiudere questo pezzo mettiamo la placca, così vediamo come viene. Vedete come viene così. Vedete come è venuto? Ora lo stucchiamo e siamo pronti. Questo andrò a darlo su tutte le fughe, un gocciolino, levando, vedete, levando l'eccesso se non fa schifo, proprio un'idea. Visto? Ora proviamo a accendere. Luce, ok. Bagno, ok. Ecco fatto. Eccomi. Come avete visto è venuto un bel lavorino, ok? Mi raccomando ragazzi, seguitemi. Ciao e al prossimo video. A presto.